Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video torniamo a parlare di grammatica e più in particolare affrontiamo un argomento un po' delicato che crea problemi tanto agli stranieri quanto agli italiani. Sto parlando delle congiunzioni finché, fino a che, fin quando, fino a quando, fin tanto che, fino a. Il fatto che queste congiunzioni abbiano un significato molto simile tra loro può creare un po' di confusione, ovviamente, ma non vi preoccupate, stanno per arrivare tutte le risposte ai vostri dubbi. Dunque, partiamo subito con finché. Finché, lo ammetto, è una congiunzione davvero ingannevole, perché ha due significati che sono apparentemente simili, ma in realtà decisamente diversi. Il primo significato che può assumere è fino al momento in cui, mentre il secondo è per tutto il tempo che. Quando usiamo finché con il primo significato, l'uso di non subito dopo è opzionale. Si può mettere ma si può anche non mettere, senza che questo abbia alcuna rilevanza sul significato complessivo della frase, che resta invariato. Il non, quindi, darà semplicemente un po' più di enfasi alla frase. Tutto qui. Cerco di chiarire tutto con un paio di esempi. Ho studiato finché mi sono addormentata. Ho studiato finché non mi sono addormentata. Queste due frasi hanno lo stesso identico significato. Infatti, entrambe vogliono dire che ho studiato fino a un determinato momento e poi l'azione si è interrotta, cioè quando mi sono addormentata. Tuttavia, quando usiamo finché con il secondo significato, e cioè quello di per tutto il tempo che, l'uso o meno di non subito dopo può cambiare drasticamente il significato della frase. Vediamo un altro paio di esempi. Sono stata felice finché ho abitato a Bucarest. Sono stata felice finché non ho abitato a Bucarest. Avete visto? La differenza è molto sottile, ma super importante. Infatti, la prima frase intende dire che sono stata felice quando ho vissuto a Bucarest, cioè per tutto il tempo che ho abitato a Bucarest, mentre la seconda frase indica l'esatto contrario, ossia che per tutto il tempo che non ho vissuto a Bucarest sono stata felice, però non appena sono andata a Bucarest ho smesso di essere felice. Curiosità del giorno. Sapevate che in Italia, quando ci si sposa, in chiesa, il rito per sancire il matrimonio prevede che ognuno dei due sposi reciti testuali parole. Io accolgo te come mia sposa e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, finché morte non ci separi. Secondo voi, in questo rito, finché è usato con il primo significato o con il secondo? Fatecelo sapere nei commenti, mi raccomando. Lo so, è un mezzo casino, però se ancora le cose non sono chiare, tornate indietro, ascoltate di nuovo la spiegazione e sono sicura che avrà poi un senso logico. Ma passiamo ora a fin quando. Fin quando è davvero molto semplice da usare, anzi in realtà potremmo dire che è praticamente un sinonimo di finché. Quindi anche in questo caso avremo i due stessi significati che abbiamo visto prima e le stesse modalità di utilizzo. Non mi credete? Guardate qui gli esempi. Fino al momento in cui. Ho studiato finché mi sono addormentata. Ho studiato fin quando mi sono addormentata. Ho studiato finché non mi sono addormentata. Ho studiato fin quando non mi sono addormentata. Per tutto il tempo che. Sono stata felice finché ho abitato a Bucarest. Sono stata felice fin quando ho abitato a Bucarest. Sono stata felice finché non ho abitato a Bucarest.
Sono stata felice fin quando non ho abitato a Bucarest. Facilissimo, no? Ma le buone notizie non finiscono qui. Anche le congiunzioni fino a quando, fino a che e fin tanto che si può scrivere tutta insieme con l'accento oppure staccata in due parole senza accento, possono essere usate con gli stessi significati e negli stessi modi di fin quando e finché. Quindi non dovreste avere dei grossi problemi. La stessa cosa però non si può dire per fino a. Espressione del giorno. Fare i conti senza l'oste. Questa espressione viene detta a un soggetto che è abituato a prendere decisioni affrettate, che non tengono conto della volontà altrui e di un eventuale rifiuto. Per esempio, Marta ha detto a tutti che andrà alla festa di Luca con la Ferrari del padre, ma ha fatto i conti senza l'oste. Suo padre, infatti, non sa nulla di quest'idea. Ma perché, secondo voi, si usa proprio tale espressione? Beh, l'origine di questa espressione, come spesso accade in questi casi, risale a molti anni fa, quando le osterie erano luoghi molto frequentati da viaggiatori e non solo. E la fama degli osti nell'organizzare imbrogli ed essere capaci di sostenerli abilmente durante la presentazione del conto era largamente diffusa. A fine pasto, infatti, dopo aver calcolato da sé il conto, il cliente si trovava puntualmente contraddetto dall'oste, che gli chiedeva una somma superiore vanificando il suo sforzo di calcolo preventivo. Se amate le espressioni idiomatiche, come questa, vi consiglio di guardare il video che ha fatto Graziana sulle 12 espressioni italiane più usate in assoluto. Trovate il link nella card e nella descrizione. Infatti, fino a è sempre seguito da un sostantivo o un avverbio e indica il momento o il luogo in cui si conclude qualcosa. Vediamo alcuni esempi. Sono stato male fino a ieri. Ti accompagno fino al cancello. Ti lascio dormire fino alle 9. Ho nuotato fino alla boa. Aspettate, il video non è ancora finito, voglio darvi un ultimo trucchetto. Se volete trasformare fino a in un sinonimo di fino a quando, fino a che, fin tanto che, vi basterà semplicemente aggiungere momento in cui o momento nel quale. Per esempio, sono stata felice fino al momento in cui non ho vissuto a Bucarest. Un po' lunghina come frase, lo ammetto, però non si sa mai, è giusto che voi sappiate tutto, ma proprio tutto. E proprio perché è importante sapere davvero ogni cosa, non dovete assolutamente perdervi un'altra video lezione che ho realizzato qualche giorno fa. Si tratta del video sulle 14 locuzioni e avverbi più comuni in italiano. È davvero molto utile e anche divertente perché l'ho realizzato con Angela, la mia migliore amica. Quindi cosa state aspettando? Trovate il link qui nella card e come sempre anche nella descrizione. Io vi saluto, vi auguro tantissime cose belle. Ciao! Ehi, vuoi davvero migliorare il tuo italiano? Allora cosa aspetti a iscriverti a Italiano in Contesto? Italiano in Contesto è l'unico videocorso di italiano interamente contestualizzato e che vi permetterà di apprendere una miriade di vocaboli, espressioni e situazioni che solo stando in Italia si potrebbero imparare. Oltre a essere sottotitolato in italiano e in inglese, Italiano in Contesto prevede una serie di esercizi automatici e la possibilità di commentare scrivendo i vostri dubbi o le vostre domande e ricevere risposta direttamente da me o Graziana nel giro di pochi minuti. Inoltre, se vi iscrivete a Italiano in Contesto utilizzando il codice coupon Voglio Studiare,
otterrete il 37% di sconto al momento della registrazione. Non è fantastico? Il link è nella descrizione. Non perdete questa grandissima occasione di dare una svolta al vostro italiano.